Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aciclin Fidia Farmaceutici SpA. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa Aciclin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aciclin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Aciclin? Aciclin è un farmaco a base del principio attivo aciclovir, appartenente alla categoria degli antivirali e nello specifico nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli inibitori della trascrittasi inversa. È commercializzato in Italia dall'azienda Fidia Farmaceutici SpA. Aciclin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Aciclin 400 mg 25 compresse, Aciclin 8% sospensione orale 1 flacone 100 ml, Aciclin 800 mg 35 compresse, Aciclin U Est 5% crema 10 g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Fidia Farmaceutici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: aciclovir. Gruppo terapeutico: antivirali. Forma farmaceutica: compressa. Indicazioni: aciclovir ha indicato compresse, sospensione orale e granulato per sospensione orale per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante. Per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti. Per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi. Per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster. Crema. Per il trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali herpes genitalis primario o ricorrente ed herpes labialis. Posologia. Alla confezione di Aciclin sospensione orale ha annesso un misurino dosatore con indicate tacche di livello corrispondenti alle capacità di 5-10 ml. Trattamento delle infezioni da herpes simplex nell'adulto. 200 mg 5 volte al giorno, ad intervalli di circa 4 ore, omettendo la dose notturna. Il trattamento va continuato per 5 giorni, ma può rendersi necessario un prolungamento nei casi di infezioni primarie gravi. Nei pazienti con funzione immunitaria gravemente compromessa, ad esempio, dopo un trapianto di midollo osseo, o nei pazienti con un diminuito assorbimento intestinale, il dosaggio può essere raddoppiato a 400 mg in compresse o 5 ml di sospensione, o in alternativa può essere valutata l'opportunità di impiegare una formulazione di aciclovir iniettabile per via endovenosa. La terapia va iniziata prima possibile, e nel caso di infezioni recidivanti, preferibilmente ai primi sintomi o all'apparire delle prime lesioni. Terapia soppressiva delle recidive delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti. 200 mg 4 volte al giorno, ad intervalli di 6 ore. Molti pazienti possono essere trattati con successo con la somministrazione di 400 mg in compresse o 5 ml di sospensione 2 volte al giorno, ad intervalli di 12 ore. Possono risultare efficaci anche dosaggi di 200 mg 3 volte al giorno, ad intervalli di 8 ore, o 2 volte al giorno ad intervalli di 12 ore. In alcuni pazienti si possono verificare recidive dell'infezione con una dose totale giornaliera di 800 mg di aciclovir. La terapia dovrebbe essere interrotta periodicamente ad intervalli da 6 a 12 mesi, per poter osservare eventuali mutamenti nella storia naturale della malattia. Profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi. 200 mg 4 volte al giorno, ad intervalli di 6 ore.
Nei pazienti con funzione immunitaria gravemente compromessa, ad esempio, dopo un trapianto di midollo osseo, o nei pazienti con un diminuito assorbimento intestinale, il dosaggio può essere raddoppiato a 400 mg in compresse o 5 ml di sospensione, o in alternativa, può essere valutata l'opportunità di impiegare una formulazione di aciclovir iniettabile per via endovenosa. La durata della profilassi va considerata in relazione con quella del periodo di rischio. Trattamento delle infezioni da herpes zoster e della varicella: 800 mg, 1 compresso o 1 bustina o 10 ml di sospensione, 5 volte al giorno, ad intervalli di circa 4 ore, omettendo la dose notturna. Il trattamento deve essere continuato per 7 giorni. Nei pazienti gravemente immunocompromessi, ad esempio dopo un trapianto midollare, o nei pazienti con diminuito assorbimento intestinale, può essere valutata l'opportunità di una somministrazione di aciclovir iniettabile per via endovenosa. La terapia va iniziata subito dopo la comparsa dell'infezione, infatti il trattamento ottiene risultati migliori se instaurato all'apparire delle prime lesioni. Bambini: per il trattamento delle infezioni da herpes simplex e per la profilassi delle stesse negli immunocompromessi. Nei bambini di età superiore ai 2 anni, il dosaggio assimila quello degli adulti, sotto i 2 anni il dosaggio ha ridotto della metà. Per il trattamento della varicella nei bambini di età superiore ai 6 anni, il dosaggio è di 800 mg, 1 compresso o 1 bustina o 10 ml di sospensione, 4 volte al giorno. In quelli di età compresa fra 2-6 anni il dosaggio è di 400 mg in compresse o 5 ml di sospensione 4 volte al giorno. In quelli di età inferiore ai 2 anni la posologia consigliata è di 200 mg, 2,5 ml di sospensione, 4 volte al giorno. La somministrazione di 20 mg/kg di peso corporeo, non superando gli 800 mg, 4 volte al giorno, permette un adattamento posologico più preciso. Il trattamento deve essere continuato per 5 giorni. Non sono disponibili dati specifici circa la soppressione delle infezioni da herpes simplex o il trattamento dell'herpes zoster nei bambini con normale funzione immunitaria. Per il trattamento dell'herpes zoster nei bambini con funzione immunitaria compromessa andrà presa in considerazione l'opportunità di impiegare una formulazione di aciclovir iniettabile per via endovenosa. Anziani: nell'anziano la clearance totale diminuisce con il diminuire della clearance della creatinina associato all'avanzare dell'età. Nei pazienti che assumono alte dosi di aciclovir per via orale, deve essere mantenuta un'adeguata idratazione. Particolare attenzione deve essere posta nel valutare l'opportunità di una riduzione del dosaggio in caso di pazienti anziani con funzionalità renale compromessa. Insufficienza renale nel trattamento delle infezioni da herpes simplex. In pazienti con ridotta funzionalità renale, la posologia orale raccomandata non dovrebbe causare un accumulo di aciclovir al di sopra dei livelli ritenuti accettabili per la somministrazione del farmaco per via endovenosa. Tuttavia, in pazienti con insufficienza renale grave, clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min, si raccomanda di aggiustare la dose a 200 mg, somministrati 2 volte al giorno ad intervalli di circa 12 ore. Nel trattamento della varicella e dell'herpes zoster, si raccomanda di modificare la posologia a 800 mg, 1 compresso o 1 bustina o 10 ml di sospensione, somministrati 2 volte al giorno ad intervalli di circa 12 ore, in pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min, e da 800 mg, 1 compresso o 1 bustina o 10 ml di sospensione, 3 volte al giorno, somministrati ad intervalli di circa 8 ore, in pazienti con compromissione renale moderata, clearance della creatinina compresa tra 10 e 25 ml/min. Crema. Aciclovir in crema deve essere applicato 5 volte al giorno, ad intervalli di circa 4 ore. Aciclovir in crema deve essere applicato sulle lesioni, o sulle zone dove queste stanno sviluppandosi, il più precocemente possibile dopo l'inizio dell'infezione. È particolarmente importante iniziare il trattamento di episodi ricorrenti durante la fase di prodromi o al primo apparire delle lesioni. Il trattamento deve continuare per almeno 5 giorni e fino ad un massimo di 10 se non si ha avuta guarigione.
Controindicazioni. Aciclovir compresse e sospensione sono controindicati nei pazienti con ipersensibilità nota ad aciclovir e valaciclovir ad uno qualsiasi degli eccipienti. Crema. Aciclovir crema ha controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota ad aciclovir, valaciclovir, glicole propilenico ad uno qualsiasi degli eccipienti di aciclovir crema. Generalmente controindicato in gravidanza e nell'allattamento, vedere sezione 4, 6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Bambini, anziani, pazienti con quadri clinici specifici. Vedi. Posologia e modo di somministrazione. Per la presenza di aspartame, la formulazione granulato per sospensione orale non è indicata nei pazienti affetti. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Compresse, sospensione e granulato. Non sono state identificate interazioni clinicamente significative. L'aciclovir viene escreto principalmente immodificato nelle urine attraverso la secrezione tubolare renale attiva. Qualsiasi farmaco somministrato contemporaneamente che compete, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere aciclin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere aciclin durante la gravidanza e l'allattamento. Fertilità. Non sono disponibili dati relativi alla fertilità nella donna. L'aciclovir in compresse non ha dimostrato di avere effetto sul numero, la morfologia e la motilità degli spermatozoi nell'uomo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Compresse, sospensione e granulato. La condizione clinica del paziente e il profilo degli eventi avversi di aciclovir deve essere tenuto in considerazione per quanto riguarda la capacità del paziente di guidare i veicoli e di usare macchinari. Non sono stati condotti studi per verificare gli effetti di aciclovir sulla capacità di guida e di operare su macchinari. Ulteriori effetti dannosi su tali attività non possono essere previsti in base alla farmacologia del principio attivo. Effetti indesiderati. Compresse, sospensione e granulato. Le categorie di frequenza associate con gli eventi avversi di seguito riportati sono delle stime. Per la maggior parte degli eventi, non sono disponibili dati adeguati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Compresse, sospensione e granulato. Segni e sintomi. L'aciclovir ha solo parzialmente assorbito a livello intestinale. Pazienti che hanno ingerito un sovradosaggio fino a 20 g di aciclovir in unica somministrazione non hanno generalmente manifestato effetti tossici. Sovradosaggi accidentali e ripetuti di aciclovir per via orale, protrattasi per parecchi giorni, sono stati associati ad effetti gastrointestinali, quali nausea e vomito, e ad effetti neurologici, cefalea e stato confusionale. Il sovradosaggio di aciclovir per via endovenosa ha comportato un aumento della creatinina sferica, dell'azotemia e una conseguente insufficienza renale. Effetti neurologici che comprendevano confusione, allucinazioni, agitazione, convulsioni e coma sono stati descritti in concomitanza a sovradosaggio. Trattamento. I pazienti devono essere attentamente osservati per evidenziare eventuali segni di tossicità. L'emodialisi aumenta in maniera significativa l'eliminazione di aciclovir dal sangue e può pertanto essere considerata un'opzione nella gestione del sovradosaggio del farmaco. Crema. Anche nel caso che venga ingerito l'intero contenuto di un tubo di crema contenente 500 mg di aciclovir, non si dovrebbero attendere effetti indesiderati. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antivirali per uso sistemico, Ilunga 05AB1, compresse, sospensione e granulato. Categoria farmacoterapeutica. Chemioterapici per uso topico e euroantivirali. D06BB03, crema. L'aciclovir ha un analogo nucleosidico purinico sintetico con attività, proprietà farmacocinetiche. L'aciclovir ha assorbito solo parzialmente a livello intestinale.
Il picco delle concentrazioni plasmatiche, allo Stea di state. SMAX, dopo dosi di 200 mg ogni 4 ore a di 3,1 AMU/mol, 0,7, dati preclinici di sicurezza. Mutagenicità. I risultati di un ampio numero di test di mutagenesi in vitro ed in vivo indicano che l'aciclovir non comporta rischi genetici per l'uomo. Cancerogenesi. In studi a lungo, elenco degli eccipienti. Aciclin 400 mg compresse. Cellulosa microcristallina. Glicollato di amido e sodio. Polivinilpirolidone. Magnesio stearato. Aciclin 800 mg compresse. Cellulosa microcristallina. Glicollato di amido e sodio. Polivinilpirolidone. Magnesio stearato. Aciclin 400. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di aciclina a base di aciclovir sono: aciclin labiale, crema, aciclovir ABC, compressa, sospensione, aciclovir ABC, crema, aciclovir Accord, compressa, sospensione, aciclovir Accord, crema, aciclovir Almus, compressa, sospensione, aciclovir Almus, crema, aciclovir Alter, compressa, aciclovir Alter, crema, aciclovir Aurobindo, compressa, sospensione, aciclovir Aurobindo, crema, aciclovir DOC generici, compressa, sospensione, aciclovir DOC generici, crema, aciclovir Doron, compressa, sospensione, aciclovir Doron, crema, aciclovir G, compressa, sospensione, aciclovir G, crema, aciclovir GIT, compressa, aciclovir GIT, crema, aciclovir Milan Generics, compressa, sospensione, aciclovir Milan Generics, crema, aciclovir Pensa, compressa, aciclovir Pensa, crema, aciclovir Sandoz, compressa, sospensione, aciclovir Sandoz, crema, aciclovir Sofar, Aclab, Amodivir, compressa, Amodivir, crema, ciclovir A, compressa, ciclovir A, crema, Dravir, Nevir A, compressa, sospensione, Nevir A, crema, Tutlor, Zivax labiale, Zovirax, compressa, sospensione, Zovirax, crema, Zovirax labiale. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.